il giornalista Luciano Garibaldi sul settimanale Gente pubblica la foto di Dario Fo in divisa da parà della RSI, con le testimonianze di una decina di ex camerati di Tradati, tra cui Carlo Maria Milani, secondo il quale Fo partecipò con il compito di portaarmi al rastrellamento della Val Cannobina per la riconquista dell'Ossola. Nello stesso articolo è presente l'intervista dell'ex comandante partigiano Giacinto Domenico Lazzarini che afferma: «Le dichiarazioni di Dario Fo destano in me non poca meraviglia. Dice che la casa di suo padre era a Porto Valtravaglia, era un centro di resistenza. Strano, avrei dovuto perlomeno saperlo. Poi dice che era d'accordo con Albertoli per raggiungere la mia formazione. Io avevo in formazione 2 Albertoli, 2 cugini, Giampiero e Giacomo. Caddero entrambi eroicamente alla Gera di Valdomino e alla loro memoria è stata concessa la medaglia di bronzo al valor militare. Forse Fo potrà spiegare come faceva ad essere d'accordo con uno dei 2 Albertoli di lasciare Tradate nel gennaio 1945, quando entrambi erano caduti 4 mesi prima. Senza dire poi che i cugini Albertoli erano tra i più vicini a me e mai nessuno dei 2 mi parlò di un Dario Fo che nutriva l'intento di unirsi alla nostra formazione». E continua: «Se Dario Fo si arruolò nei paracadutisti repubblichini per consiglio di un capo partigiano, perché non l'ha detto subito all'indomani della liberazione? Sarebbe stato un titolo d'onore per lui. Perché mai tenere celato per tanti anni un episodio che va a suo merito?» Subito dopo, in un'intervista a La Repubblica, Fo dichiara: «Io repubblichino? Non l'ho mai negato. Sono nato nel 26. Nel 43 avevo 17 anni. Fino a quando ho potuto ho fatto il renitente. Poi è arrivato il bando di morte. O mi presentavo o fuggivo in Svizzera. Mi sono arruolato volontario per non destare sospetti sull'attività antifascista di mio padre, quindi d'accordo con i partigiani amici di mio padre». Le dichiarazioni di Milani e Lazzarini provocano grande scalpore, tant'è che furono chiamati a testimoniare nel processo di Varese contro Fo, il quale, dopo un acceso confronto, li denuncia per falsa testimonianza. La querela al comandante partigiano Giacinto Lazzarini provoca non poco stupore, poiché nella biografia La storia di Dario Fo di Chiara Valentini si legge che il leggendario comandante Lazzarini fu l'idolo della mia vita. Le prove che emergono durante il processo sono schiaccianti. Fotografie in divisa, documenti militari e perfino un disegno dello stesso Fo che ritrae i suoi camerati con le anime dei partigiani uccisi che escono dalle canne del mitra. Questo disegno viene pubblicato nel 1978 sul settimanale Gente da Luciano Garibaldi durante un dibattito pubblico sulla giovinezza di Fo e la sua militanza nella Repubblica Sociale Italiana. Tuttavia, Fo dichiara prima che quella immagine è apocrifa e poi che non è apocrifa ma è stata modificata da altri. In ogni caso, la Fondazione Fo Rame non le include nel suo archivio ufficiale. Il disegno non è presente neanche nel catalogo pubblico della Fondazione Fo Rame, che gestisce l'autenticazione e la tutela delle opere pittoriche dell'artista. Peraltro, del disegno oggi non vi è più traccia online e da una delle ricerche su Google compare la dicitura: il contenuto potrebbe essere stato rimosso in conformità alle norme sulla privacy, il che significa che inizialmente il contenuto era disponibile e che poi qualcuno ha chiesto di rimuoverlo. Ma torniamo al processo di Varese.
Questo dura un anno e si conclude il 15 febbraio 1979 dopo oltre 10 udienze. Nella sentenza è scritto: «È certo che Fo ha vestito la divisa del paracadutista repubblichino nelle file del battaglione azzurro di Tradate. Lo ha riconosciuto lui stesso e non poteva non farlo, trattandosi di circostanza confortata da numerosi riscontri probatori documentali e testimoniali, anche se ha cercato di edulcorare il suo arruolamento volontario sostenendo di aver svolto la parte dell'infiltrato pronto al doppio gioco. Ma le sue riserve mentali lasciano il tempo che trovano. Lo rende in certo qual modo moralmente corresponsabile di tutte le attività e di ogni scelta operata da quella scuola nella quale egli, per libera elezione, aveva deciso di entrare. È legittima dunque per Dario Fo non solo la definizione di repubblichino, ma anche quella di rastrellatore». Fo dichiarerà poi nel 2000 al Corriere della Sera: «Aderii alla RSI per ragioni più pratiche, cercare di imboscarmi, portare a casa la pelle. Ho scelto l'artiglieria contraerea di Varese perché tanto non aveva cannoni ed era facile prevedere che gli arruolati sarebbero presto stati rimandati a casa. Quando capii invece che rischiavo di essere spedito in Germania a sostituire gli artiglieri tedeschi massacrati dalle bombe, trovai un'altra scappatoia. Mi arruolai nella scuola paracadutisti di Tradate. Poi tornai nelle mie valli e cercai di unirmi a qualche gruppo di partigiani, ma non era rimasto nessuno». Nel 2004 Oriana Fallaci ritorna sulla questione attraverso numerose interviste e in particolare scrivendo ne La forza della ragione. «Fui esposta a pubblico oltraggio, istigato questo da un vecchio giullare, che sarebbe Dario Fo, della Repubblica di Salò, cioè da un fascista rosso che prima di essere fascista rosso era stato fascista nero, quindi alleato dei nazisti che nel 1934 a Berlino bruciavano i libri degli avversari». Nel 2007 viene pubblicata l'autobiografia Il mondo secondo Fo, conversazione con Giuseppina Manin, edita da Guanda. Nel libro viene riaperta la questione. Dario Fo ha fatto parte della Repubblica di Salò. Osserva l'intervistatrice Giuseppina Manin, coautrice del libro. Al contrario di Günter Grass, che ha tenuto segreta fino al 2006 la sua militanza nelle Waffen-SS, Dario Fo non si sottrae e risponde che quella parentesi lui non l'ha mai negata. Aggiungo io, la cosa non corrisponde alla verità. Sembra il caso piuttosto che Dario Fo, partito in quarta querelando chi lo aveva descritto come un milite della RSI, messo di fronte a prove inconfutabili, ha finalmente ammesso di essersi arruolato volontario nei paracadutisti. In un appassionato intervento in difesa del padre, il figlio Jacopo ribadisce che la sentenza d'appello aveva capovolto quella di assoluzione del giornalista Gianni Cerutti, che era stato infatti condannato. Nella sentenza d'appello, di cui ho già citato ampi stralci, in realtà viene confermato il fatto che Dario Fo fosse stato un allievo nella scuola paracadutisti del battaglione azzurro della Repubblica Sociale Italiana, il quale aveva partecipato a operazioni di rastrellamento antipartigiani. Ma la sentenza d'appello mette in evidenza un'imprecisione riportata nella lettera pubblicata da Il Nord che il giudice ritiene intenzionale e che avrebbe un effetto diffamatorio. Ora, per questioni di tempo e anche legali, non mi dilungherò sulla questione e vi invito anzi a leggere voi stessi la sentenza di appello che è nel link riportato qui sotto e farvi una vostra informata opinione. Ma la cosa che mi ha colpito di più dell'intervento del figlio Jacopo è la sua conclusione. E anche se fosse
aggiungo io, sarà mai possibile ridurre tutta una vita straordinaria spesa in larga parte per il prossimo, l'immensa opera di un grande artista che gli è valsa il premio Nobel per la letteratura, a un errore di gioventù? Allora non era un piano ardito per proteggere la cellula partigiana del padre o per infiltrarsi fra le forze della RSI per fare l'informatore per conto dei partigiani. In fondo a Dario Fo è andata bene, perché ad altre decine di migliaia di giovani, a guerra finita, quell'errore è costato la vita per mano dei suoi nuovi compagni.